Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video unboxing. Sto aspettando anche altri pacchi nei prossimi giorni, magari li aggiungerò a questo video e con uno invece ci farò un video dedicato. Niente, è arrivato questo bel pacchettino, volevo farvi vedere, è una cosa a basso costo, quindi magari può interessare a molti di voi. Niente, l'ho presa per fare le live su Twitch, appunto mi trovate tutte le sere dal lunedì al venerdì, normalmente alle ore 22, quindi non perdetevele. Andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. Prendiamo il coltellino, tac, tac, e adesso usiamo la forza bruta, raga, la forza bruta. Ok, vediamo cosa c'è dentro. Ci sono due bei pacchettini e due, questo è piccolissimo, me lo aspettavo più grosso, lanciamo via la scatola. Tac, allora, arriviamo subito, a quello più importante, l'altro, lo faccio vedere qui, adesso poi lo andiamo a aprire. È uno stand della Mars Gaming per le cuffie, uno stand appunto per le cuffie, adesso poi andiamo a vederlo. Questo qua è costato tipo 10 euro, una cosa veramente imbarazzante, bassissima. E qua abbiamo un paio di cuffie dal prezzo di 25-26 euro, adesso non mi ricordo, poi vi lascio sotto comunque i link sia delle cuffie che di quest'altro, che l'ultima volta quando ho messo la scheda video mi ero dimenticato, l'ho aggiunto dopo ma non l'ho detto nel video. Andiamo subito ad aprirle e adesso vi spiego perché ho preso queste cuffie da così poco, diciamo. Tiriamo fuori le cuffie, molto semplice, ovviamente la scatola, non c'è nulla di che dentro. Scatola qui, dentro troviamo allora un cavo USB e USB Type-C e l'audio jack appunto da attaccare cuffia a computer. Le cuffie però sono wireless, Bluetooth, quindi si possono usare anche senza cavo, adesso poi andremo a vedere. E queste sono le cuffie. Allora, molto semplici. Le ho prese principalmente perché appunto nelle live io solitamente uso queste cuffie dell'L-Box. Vi lascio sotto anche il link di queste nel video. Non so se le trovate perché ultimamente non c'erano più, forse c'erano solo bianche, però ve le lascio comunque sotto. Durano addirittura 7 ore una carica di queste qua, sono piccoline, sono proprio piccole. A me piacciono un sacco le cuffie in ear, ma 7 ore sono una cosa allucinante, infatti le uso anche per viaggiare, oltre che per usarle qua quando faccio comunque le live o quando gioco comunque al PC. Perché ho preso queste cuffie? Perché principalmente queste qua, finché vado in giro, cammino, sto in treno, ascolto la musica, tutto ok. Quando invece magari sono in live e parlo un sacco, magari urlo quando sto giocando o altro, ogni tanto rischio di perderle, appunto, parlando si muove comunque tutta la parte qua dell'orecchia, quindi a volte rischiano di cadermi. E il secondo problema è che ultimamente, non lo so, mi stavano iniziando a dare qualche problema con l'audio, ho detto why not, proviamo a prendere delle cuffie di questo tipo. Non li ho mai più di tanto usate perché preferisco sia esteticamente queste qua in ear, che non si vedono, non danno fastidio, sia perché queste qua sono grosse, le ho provate delle volte, scaldano un sacco la faccia, le orecchie, sono un peso maggiore. Però volevo prendere le Bayard Dynamic 990 Pro, cuffie che ormai vedete abbastanza spesso su tutti gli streamer, diciamo. Sono molto belle, hanno una qualità audio veramente top, da quello che tutti dicono, e costano relativamente poco, sui 140 euro. Solo che appunto non avendo mai usato cuffie, soprattutto per tante ore per fare live di questo tipo, non volevo buttare via 140 euro, anche perché poi hanno bisogno anche di un'interfaccia audio a cui poter essere collegate, perché se le attaccate direttamente così la qualità audio fa cagare. E quindi sarebbero già arrivati quasi a 200 euro di spesa per tutto. Queste le ho pagate relativamente poco, voglio usarle per un po', vedere come mi trovo ad usare questo tipo di cuffie, eccetera eccetera, e infatti le ho prese comunque con la parte qua del padiglione bella grossa, anche perché il mio problema usandolo è che comunque ho diversi orecchini e con quelle un po' più piccole mi si appoggiavano all'orecchio, mi spingevano, dopo già neanche mezz'ora mi faceva male, mi dava fastidio, eccetera eccetera. Quelle là sono ancora più grosse, queste qua sono le più grosse che ho trovato, comunque a basso prezzo, devo dire che sono veramente morbidi i cuscinettini qui. E la cosa buona è che ho optato per queste sia per il prezzo basso, ma anche per i bei feedback che c'erano comunque su Amazon, e soprattutto per la durata, tipo 65 ore di durata, ragazzi, cioè sono settimane senza caricarle se non le si usa più di 2-3 ore al giorno. Io comunque le mie live durano di solito circa 3 ore
E niente, adesso andiamo a provarle. Allora, vabbè, a parte che potrei anche togliere il cappello, tanto allunghiamole. Dove cazzo si allungano? Da qua, ok, come potete vedere, vabbè, qua si allungano così. Qua è metallo, dietro c'è plastica, materiale comunque plastico, però rifinito bene, a parte vabbè sta scritta che è un po' orribilina, però boh, vabbè, chi se ne frega. Appunto, come dicevo, molto morbido, e anche la parte qui sì, dentro è dura, però è ricoperto da una spugna. Adesso le proviamo. Beh, ragazzi, sono perfette, assolutamente, ci sta, l'orecchio ci entra tutto completamente dentro. Non isolano ovviamente completamente dal suono, però ovviamente poi una volta con la musica o con i vari suoni sicuramente non dà fastidio, ma non sono in mezzo al traffico, sono comunque chiusi in casa. L'orecchio ci entra tutto perfettamente, ok, sì, magari mi esce un po' la punta qua, ma io appunto ho gli orecchi dilatati, quindi più lungo, ma non mi dà problemi, non mi dà fastidio. Sono una figata, sono leggerissime e niente, l'unica cosa, adesso voglio andarle un attimo a provarle e ci rivediamo tra poco e vi do le prime impressioni, poi magari a fine video vi do le impressioni dopo magari una settimana o comunque diversi giorni di utilizzo. Allora ragazzi, eccoci qua di ritorno. Fatemi risistemare che ho i capelli che sono uno schifo. Allora, li ho testate sia Bluetooth che anche col cavo. Col cavo sicuramente si sentono leggermente meglio. Sono comode, sono comode, l'ho tenuto su per un bel po'. Scaldano, normali, le orecchie non me le fanno bollire. È vero che non è neanche estate, ma per questo ho provato altre cuffie che dopo pochi minuti già andavo in ebollizione, avevo le orecchie Bordeaux. Comodità, come detto, sono perfette, almeno per le mie orecchie, ci entrano perfettamente, non mi premono da nessuna parte, non mi danno fastidio, i cuscinetti si appoggiano proprio qua sulla testa, sulla circonferenza, e leggere, sono leggerissime, quindi sembra quasi di non averle su. Com'è il suono? Allora, intanto qua hanno un equalizzatore con già 5 suoni impostati, tipo c'è bass boosted, c'è il pop, c'è il jazz, eccetera eccetera. Cambiano uno con l'altro ovviamente. Però il suono, devo dire che vabbè, ovviamente non è un suono, è pulito, ok, si sentono i bassi, si sentono le voci assolutamente, però ovviamente sono cuffie da 29 euro, quello che è, quindi non vi aspettate chissà quale suono, e come detto col cavo sicuramente vanno meglio. Cosa ottima, che anche senza cavo non hanno delay, quindi la voce arriva in sincro con l'audio. Se stai guardando un video non ho riscontrato alcun problema di questo tipo, quindi perfettissimo, anche perché comunque le ho prese apposta per usarle comunque senza cavo, soprattutto magari quando gioco il suono mi deve arrivare ovviamente nello stesso momento, se no non sarebbe top, soprattutto giochi online come Apex Legends e simili. È uguale anche se vi volete vedere comunque dei video, se il suono vi arriva in ritardo con la voce è una cosa orribile, inutilizzabile. Mi è capitato di usare cuffie più vecchie così, quindi invece queste ho provato a guardare diversi video, ho provato anche a giocare, ho comunque ascoltato la musica. La batteria era già carica, è già carica al 90%, quindi secondo me dureranno settimane prima di doverle ricaricare nuovamente. Che dire, ovviamente sì, sono contento dell'acquisto, sapevo già che l'audio non era dei migliori, adesso vedrò, le utilizzerò comunque per un bel po', sicuro non andrò subito a cambiarle, poi probabilmente passerò appunto alle altre cuffie. Adesso l'ho provate solo per una mezz'oretta, andrò avanti nelle prossime settimane e vi farò sapere più avanti, o magari lo metterò qua a fine video tra una settimana come mi sarò trovato anche dopo tutte le live eccetera eccetera. Ma ora continuiamo con l'altro pacchettino, è vero, lo stand. Ho preso anche giusto uno stand così per poterle almeno mettere lì, non lasciarle appoggiate in giro. Sono una persona abbastanza ordinata, diciamo. Questo qua l'ho pagato sui 10 euro della Mars Gaming, semplice però comodo, utile. La cosa che mi piaceva era, vabbè, molto semplice, qua c'ha la parte anche gommata per non andare a rovinare le cuffie. La cosa che mi piaceva è che, vabbè, qua c'è appunto questo coso qua che può essere comunque alzato o abbassato, e ha questa pinza in automatico che va a stringere, quindi uno può metterlo comunque o girato anche così, attaccato appunto alla scrivania con le cuffie appese qua così, o volendo le si può anche appendere
così come le metterò io sempre alla scrivania, in modo da poter rimanere così. E qui c'è appunto anche questa parte qua che si può alzare o abbassare e ovviamente stringere. E la cosa buona è che qua dietro ha anche, da come potete vedere, un fermacavo, quindi se le lasciate anche col cavo, se avete cuffie col cavo, potete incastrarlo qui in modo da non farlo spenzolare in giro. Prodotto molto molto carino, semplice, con la parte qua che si gira. Per 10 euro direi che era top. Poi se qualcuno pretende di più con lucine o altro, a me serviva semplicemente uno stand molto semplice e da poco, ribadisco. Ora andiamo ad aprire un altro pacco, upgrade per il computer. Eccoci qui di nuovo ragazzi, e stavolta abbiamo 3 pacchettini, e se mi vedete vestito diverso è perché per me è passato un giorno e sono arrivati questi altri pacchetti che infatti stavo aspettando, volevo mettere tutto assieme. E niente, questo l'ho già aperto perché volevo controllare cosa c'era dentro, e c'è un cavo DisplayPort all'HDMI che mi serve appunto per un altro schermo, ma questo ve lo farò vedere nel prossimo video. E il cavo c'è, questo l'ho pagato sui 10 euro se non sbaglio, non mi ricordo quanto l'ho preso, se 2 metri o qualcosa di più. Adesso vabbè, andiamo un attimo allora a dargli un'occhiata, e vi lascio comunque come sempre tutti i link sotto. Allora, il cavo come potete vedere è questo qua, come detto DisplayPort HDMI, tutto ultra sottovuoto. Nostre amiche forbici, facciamo tac, il cavone è questo, semplice. Adesso qua minchia me l'hanno ultra piegato, spero non si sia spezzato dentro. Non c'è scritto da quant'è, non mi ricordo, penso a vedersi che saranno circa 2 metri. Mettiamolo da parte perché abbiamo, allora, qui e tac, altro cavetto. Invece questo è semplicemente una prolunga USB maschio e femmina, che mi serviva semplicemente per il mio microfono, perché adesso sto spostando un po' tutto quello che ho qua sulla scrivania, e il cavo del microfono era troppo corto, non ci arrivava, gli ho fatto fare tutto un giro e la parte del computer è di là, invece il microfono è da quest'altra parte, e ho una scrivania veramente grossa. E poi il pezzo forte ragazzi, il pezzo forte, altri 2 banchi di RAM, sono della Fury e sono uguali a quelli che già ho dentro al computer. Infatti volevo prenderne e arrivare addirittura magari a 64, però ne ho dentro 2 banchi da 8, quindi sono 16, e ne ho presi altri 2 banchi da 8, stesse identiche, così almeno non ci sono problemi di compatibilità e tutto il resto. L'ho preso uguali, l'ho pagate se non sbaglio 47 euro, un cazzo, le avevo pagate veramente di più quando avevo comprato 2 anni fa le altre. E niente, dai, andiamo a montarle veloce assieme e poi chiudiamo questo video. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. E niente ragazzuoli, come potete vedere le memorie sono state installate correttamente, sono leggermente diverse esteticamente, ma semplicemente perché sono passati 2 anni, ma sono comunque DDR4 2666 MHz. Altro upgrade che è stato fatto, ora l'unica cosa che vorrei veramente cambiare è la CPU. Ho un i5 10ª generazione, avrei voluto prendere un i7 magari 12ª generazione, solo che per quello dovrei andare a cambiare anche la scheda madre, quindi si vedrà comunque più avanti. Deve arrivarmi un'altra cosa domani, come già vi ho detto, e farò un video a parte. Vi ricordo che tutte le cose che avete visto nel video le trovate qua sotto il link di Amazon. Date un'occhiata anche a tutti gli altri miei social, porto un sacco di cose su tanti social diversi. Mi trovate alle ore 22 dal lunedì al venerdì su Twitch. Non saprei che altro dire, nient'altro. Bella!